Le My Energy Bars sono parenti stretti dei cilindri egizi. Si può dire che i cilindri egizi siano i loro progenitori. Tutto è partito, tutta la mia ricerca è partita proprio leggendo il manoscritto dello yoga caucasico. Leggendo questo libro in cui si parlava di questo dispositivo, i cilindri egizi appunto, collegando le mie sinapsi agli studi di fisica 1, compresi che in questo dispositivo non c'era nulla di metafisico, ma semplicemente quello che faceva era generare una microcorrente informata. E questo fu il punto di partenza. Per generare una microcorrente, tecnicamente semplicemente servono dei materiali, dei metalli, che abbiano una differenza di potenziale specifica. Lo zinco e il rame hanno questa caratteristica, permettono di avere, diciamo, una differenza di potenziale molto alto, quindi la microcorrente che si genera è abbastanza potente. Io scelsi dei metalli che potessero sempre generare una microcorrente, ma con un voltaggio più basso. Questo perché? Per creare uno strumento che fosse meno invasivo da un punto di vista fisico. Dobbiamo comprendere che la mappatura del nostro corpo e la nostra frequenza è completamente diversa rispetto alla mappatura del corpo e le frequenze che potevano avere gli antichi egizi. Soprattutto lo scopo dei cilindri egizi nella e nell'allora è diverso rispetto al qui ed ora. E questo è un aspetto molto importante quando si vanno a riprodurre degli strumenti antichi, cioè bisogna cercare di capire se quella frequenza è in linea con la frequenza che stiamo vivendo oggi. Quindi questo è stato il motivo principale. C'è stato anche un motivo molto pratico di reperibilità dei materiali e anche di economicità dei materiali, perché comunque lavorare lo zinco e il rame richiede proprio da un punto di vista tecnico un'azione differente, anche i materiali sono molto più costosi e questo ovviamente porta anche ad aumentare il costo delle My Energy Bars. E poi io ho onestamente dei dubbi, queste sono delle mie intuizioni rispetto all'utilizzo del rame. Penso che oggi il rame sia molto sporco da un punto di vista eterico. Perché? Perché il rame è utilizzato in tutti i circuiti elettrici, all'interno delle case. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il rame va ad assorbire tutte le forme pensiero che sono presenti nelle case. Quindi quando si utilizza il rame è importante poi effettuare in modo molto importante delle pulizie eteriche. Questo è il motivo per cui ho scelto di non utilizzare il rame, uno dei motivi per cui non ho scelto di utilizzare il rame. La differenza fondamentale è anche come la microcorrente è informata. All'interno delle My Energy Bars c'è un circuito radionico unico legato al 3, al 6 e al 9 che crea un allineamento dei tre centri della macchina umana: pancia, cuore e testa. Questi tre centri sono tre campi elettromagnetici distinti che molto spesso sono fuori fase. Quando questi campi sono fuori fase, cosa succede? La nostra energia si depotenzia. Quando invece sono in fase, sono allineate, la nostra energia aumenta. Quindi una differenza fondamentale, al di là dei materiali utilizzati, è proprio come la microcorrente all'interno dei cilindri è stata informata. Quindi diciamo che in estrema sintesi possiamo sintetizzare le differenze che ci sono in due. Uno è nei materiali utilizzati. Sono stati utilizzati dei materiali che permettessero una microcorrente meno invasiva per il corpo, e due, è completamente diversa la frequenza di base che informa la microcorrente. Quindi è stata creata un'informazione della microcorrente in linea, in sintonia con le frequenze di questo periodo storico e nello specifico nell'andare ad allineare, nel potenziare
le nostre tre intelligenze, quella dell'essere, del sentire e del creare.